So we are here with Diego Fusaro, who's an expert on Marx, has written different texts on him, and today we'll explain why, in his opinion, Marx is in fact an idealist. La mia tesi è che Karl Marx non è semplicemente un pensatore che ha risentito molto dell'influenza del pensiero idealistico di Hegel. My thesis is that Karl Marx is not a thinker that has simply been influenced by Hegel's idealism. Questa è infatti una tesi ampiamente discussa negli studi di Marx, in quali si dividono fra sostenitori del Marx hegeliano e negatori del Marx hegeliano. This is a thesis that is quite common among Marx scholars, who divide themselves between those who assert the fact that Marx is an Hegelian and those who deny this. Ad esempio, per citare due nomi particolarmente famosi, anzi 4 nomi particolarmente famosi, se Althusser e Galvano della Volpe dicevano che Marx è sganciato rispetto al sistema di Hegel, invece Lukács e Antonio Gramsci sostenevano le radici hegeliane del pensiero di Marx. To quote two examples, if on the one hand Althusser and Della Volpe sustain that Marx is detached fundamentally from Hegel's thought, Gramsci and Lukács, on the other hand, sustained exactly the opposite. Nella mia visione, invece, Marx non è semplicemente un pensatore influenzato dall'idealismo di Hegel, ma è lui stesso un idealista al 100%. In my vision, instead, Marx is not simply a thinker influenced by Hegel's idealism, but is he himself an idealist 100%. Questo, peraltro, non vale solo negli scritti giovanili di Marx, quelli che lui, Althusser, diceva prima della rottura epistemologica. And this is not valid only in the first writings of Marx, the writings that Althusser categorized as coming before the ideological break. Questo vale per tutta l'opera di Marx, compreso il Capitale e i Grundrisse, che sono anch'essi un trionfo della scienza tedesca, ein Triumph der deutschen Wissenschaft, come diceva Marx stesso. This is valid also for the Capital and the Grundrisse, which are themselves a triumph of German science, as Marx himself liked to say. Se noi prendiamo le mosse dagli scritti giovanili e soprattutto nei manoscritti economico-filosofici del 1844 e nelle 11 tesi su Feuerbach del 1845, che si rinviene l'idealismo di Marx. So if we start from his first writings, his youth writings, we will see that is first of all in which ones in manoscritti economico-filosofici, which is first of all in philosophical and economical manuscripts, and then of 1844, and then in the 11 theses on Feuerbach of 1845, that we see the first traces of his idealism. Nei manoscritti economico-filosofici del 1844 Marx è idealista sia per quel che riguarda la teoria dell'Entfremdung, l'alienazione, sia per quel che riguarda la teoria della Arbeit, del lavoro, sia per quel che riguarda la teoria dell'identità di soggetto e oggetto. So, in the economico-philosophical manuscripts of 1844, Marx is an idealist in respect to the theory of Entfremdung, alienation, in his theory of Arbeit, work, and in his theory of the identity of subject and object. Per quel che riguarda l'Entfremdung, l'alienazione, noi sappiamo che si tratta di una categoria che Marx desume più che da Feuerbach da Hegel stesso. As for the Entfremdung, the alienation, we know that it's a theory that Marx has taken from Hegel
himself rather than from Feuerbach. Alienazione, Entfremdung, significa che nel processo della produzione capitalistica l'uomo diventa straniero a se stesso. So alienation, or in German Entfremdung, means that in the process of capitalistic production, man becomes foreign to himself. Nella produzione l'uomo, anziché realizzare se stesso, si smarrisce, nega il proprio Gattungswesen, la propria essenza di genere. So in production, man, instead of realizing himself, loses himself, loses his Gattungswesen, that is to say, his the essence proper to his genre. Il comunismo, così come lo pensa Marx già nei manoscritti economico-filosofici del 1944, corrisponde al ritrovamento che l'uomo fa della propria essenza, emancipandosi dalla schiavitù capitalistica e dalla sua alienazione. Communism in the economico-philosophical manuscripts of 1844 corresponds instead to the moment in which man finds himself again coming out of alienation. Il comunismo, dunque, corrisponde già in questo testo allo spirito pienamente consapevole di sé di Hegel, lo spirito in sé e per sé, che acquista consapevolezza di sé e della propria identità con il mondo oggettivo. So communism corresponds then to Hegelian spirit that is fully conscious of itself, the spirit that is in itself and for itself, and that has grasped fully conscious of itself. Per quel che riguarda la teoria della Arbeit, del lavoro nei manoscritti economico-filosofici, è Marx stesso a tributare il più grande elogio di Hegel e della fenomenologia dello spirito. As for the theory of Arbeit of works, it is Marx himself who gives to Hegel and to his phenomenological spirit the greatest tribute. Marx dice nei manoscritti che il grande merito della fenomenologia dello spirito di Hegel è di aver scoperto il lavoro, di aver scoperto che lo spirito giunge a se stesso tramite il lavoro. Marx says that the great merit of Hegel and his phenomenological spirit is to have discovered that to discover the essence of work. That is to say, that spirit reaches the full comprehension of itself through work. Per Marx, come per Hegel, nei manoscritti economico-filosofici, la storia non è altro che un processo di alienazione e disalienazione, di perdita di sé e di ritrovo di sé. For Marx, as for Hegel, history is nothing but a process of alienation and disalienation, of losing oneself and finding oneself again. In Marx noi sappiamo che tutto il discorso di Marx, non solo in questi scritti giovanili, ma anche nel Capitale, è una ripresa della nota dialettica servo-signore della fenomenologia dello spirito di Hegel. In Marx, we know that the entire process, and not only in the young Marx, but also in his other writings, for the young Marx, history is the dynamics of between the servant and the overlord, and their inner struggle. Ciò rimanda evidentemente a Hegel e alla sua dinamica per cui solo tramite il lavoro la coscienza giunge a se stessa e diventa libera. So this, of course, is a reference to Hegel, according to whom only through work does consciousness become conscious of itself and become free. Vi è poi, come dicevo, il tema dell'identità di soggetto e oggetto, che è centrale nei manoscritti economico-filosofici e che è uno dei cardini dell'idealismo hegeliano. There is then the concept of Identità di identity between subject and object, which is central
to the economical philosophical manuscripts, and is of course one of the pivots of Hegelian idealism. Il mondo oggettivo, per Hegel come per Marx, non esiste come presenza data in maniera storica. The objective world, both for Hegel and Marx, does not exist as a presence that is already given. Per Marx e per Hegel l'oggetto è il prodotto del soggetto, esiste cioè come oggettivazione stessa nella prassi del soggetto. For Marx, as for Hegel, the object is nothing but the product of the subject. That is to say, it exists insofar as it is the objectification of the praxis, that is to say, the action of the subject. Si dà dunque un nesso di identità fra soggetto, l'umanità pensata come spirito, come un unico io, e l'oggetto, le oggettivazioni dell'umanità nella storia. There is hence a link of identity between subject, that is to say, between humanity thought as subject, as one big I, and its objectifications, its realizations in history. Questo tema dell'identità idealistica di soggetto e oggetto ritorna con forza nelle 11 tesi su Feuerbach. This theme of the identity between subject and object comes back again with much strength in the 11th thesis on Feuerbach. Se nei manoscritti del 44 l'idealismo di Marx si presenta più come hegeliano, nelle tesi su Feuerbach si presenta invece più come idealismo soggettivo alla Fichte. If in the economico-philosophical manuscripts Marx's idealism is more marked as Hegelian, in the 11th thesis on Feuerbach its main trait is maybe that of subjectivism according to Fichte's philosophy. L'idealismo soggettivo di Fichte ci insegna, nella dottrina della scienza, che il non io deve essere pensato come posto dall'io e come esistente sempre solo in relazione all'io. So, subjective idealism of Fichte, above all in the doctrine of science, teaches us that the non-I has to be always thought as posited by the I. Anche nelle tesi su Feuerbach di Marx ritorna questa forma di pensiero. Also in the thesis on Feuerbach by Marx, this way of thinking comes back. La prima tesi, contro il materialismo di Feuerbach che pensa l'oggetto come presenza data, ci spiega la necessità di pensare l'oggetto, il non io, come posto dall'io, come posto dal soggetto. The first thesis, which is against Feuerbach's doctrine, according to which the object can be thought as a given presence, teaches us instead to think the object always as posited by the subject. Marx dice nella prima tesi che l'oggetto non è un object, cioè qualcosa di dato e indipendente rispetto a noi, ma è un Gegenstand, un qualcosa di posto dal soggetto e dunque qualcosa che esiste in quanto posto. So in the first thesis on Feuerbach, Marx says that we cannot speak of an object, that is to say, of an entity that is given, but we must speak of a Gegenstand, that is to say, of something that has been posited by the subject. Le radici fichtiane di questo discorso emergono bene quando Marx, nella prima tesi su Feuerbach, dice che è merito dell'idealismo aver scoperto il lato attivo, tätige Seite, e due, aver scoperto che l'oggetto deve essere pensato subjektiv, cioè in maniera soggettiva. So Marx says that the Fichtean origin of this critique of Marx on Feuerbach is clear when we think of the fact that Marx says that the great merit of idealism
is to have underlined the positive side of the relation between object and subject, and the underlinement of the fact that the object must always be thought as being posited by the subject. La 11ª tesi su Feuerbach, del resto, non deve essere intesa come la morte della filosofia, ma piuttosto come una ripresa della dottrina fictiana della contrapposizione fra dogmatismo e idealismo. The 11th thesis on Feuerbach, moreover, must not be read as a death of philosophy, but rather as recuperation of Fichte's theory of rethinking the relation between subject and object, And dogmatism and and dogmatism idealism. and idealism. Sappiamo che per Fichte il dogmatismo è la filosofia che lascia il mondo com'è e lo pensa come un destino intrascendibile da accettarsi passivamente. We know that, according to Fichte, dogmatism is that kind of doctrine that accepts a world the way it is and thinks of it as a destiny that cannot be overcome. L'idealismo invece per Fichte è la filosofia che pensa l'oggetto come posto dal soggetto e dunque agisce per trasformare e migliorare il mondo. On the other hand, for Fichte, idealism is the doctrine that thinks the object as posited by the subject and hence struggles to modify, transform and improve the world. Ora, l'11ª tesi su Feuerbach, la quale dice che i filosofi hanno solo interpretato il mondo, si tratta di trasformarlo, sembra esattamente riprendere questa contrapposizione fictiana fra dogmatismo e idealismo. Now, the 11th thesis on Feuerbach that says that philosophers so far have only interpreted the world and now the task is that of transforming it, seems to take up again exactly this Fichtean distinction between dogmatism and idealism. Quello di Marx nelle 11 tesi su Feuerbach è dunque un idealismo fictiano per il quale il mondo, in quanto posto dal soggetto, cioè dall'umanità, può sempre di nuovo essere trasformato perché diventi più conforme all'umanità. In the 11th thesis on Feuerbach, Marx shows an idealism typical of Fichte, according to which the world, being posited by humanity, can always be transformed by humanity in order to be made more similar to humanity. Feuerbach è responsabile di un materialismo dogmatico per il quale il mondo come presenza deve essere solo rispecchiato, dice Marx. Feuerbach is responsible of a dogmatic materialism according to which the world, understood as presence, must be only mirrored, Marx says. Per questa ragione, nella 9ª e poi anche nella 10ª tesi su Feuerbach, Marx contrappone la modalità dogmatica di Feuerbach alla modalità idealistico-rivoluzionaria sua propria di Marx. For this reason, in the 9th and then in the 10th thesis on Feuerbach, Marx contrapposes Feuerbach's dogmatism to his own idealistic and revolutionary philosophy. Marx dice che l'altezza massima a cui può spingersi Feuerbach come teorico dell'oggetto come presenza è il rispecchiamento della società capitalistica così com'è. Marx asserts that the maximum height that Feuerbach can reach as theoretician of the object is that of mirroring capitalistic society the way it is. Mentre invece la teoria marxiana e fichtiana del mondo oggettivo come posto dal soggetto
implica che il punto più alto a cui ci si possa spingere sia l'umanità socializzata, come dice Marx. Whereas Fichte and then Marx idealism as a theory of the object posited by the subject can reach a maximum height whereby the aim is that to transform reality and to think about humanity as a socialized reality. Vi sono molti altri punti negli scritti giovanili in cui emerge l'idealismo chiaro di Marx, ma è ora sugli scritti della maturità che voglio soffermarmi brevemente. There are many other points in the early writings of Marx where his idealism emerges, but now I wanna spend some time on the writings of his mature age. Voglio soffermarmi in particolare su Il Capitale del 1867, il testo su cui Marx deve essere misurato, diceva Althusser. I want to expand a bit on The Capital, his text of 1867, the text on which Marx, as Althusser used to say, must be measured. Solitamente Il Capitale viene presentato come un'opera economica in cui Marx descrive le leggi dell'economia capitalistica. So, usually The Capital is described as an economic work in which Marx describes the laws of capitalistic economy. Ma in verità il testo può essere letto veramente come ein Triumph der deutschen Wissenschaft, come un trionfo della scienza idealistica tedesca. But actually the text can be truly read as a triumph of German science. Questo trionfo emerge non solo nel primo capitolo del primo libro, che è tutto hegeliano. This triumph does not emerge only in the first chapter of the first book, which is totally Hegelian. È tutto hegeliano per quel che riguarda la forma merce, per quel che riguarda il feticismo, per quel che riguarda la dialettica. It's all Hegelian as for the trading good form in regard to fetishism and in regard to what was the third point? Dialettica. For dialectics. Sappiamo che Marx si riconoscerà sempre Schüler, scolaro di Hegel, dicendo che il grande merito di Hegel è di aver pensato con la dialettica in modo rivoluzionario. We know that Marx will always consider himself a disciple of Hegel, stating that he has learned from Hegel revolutionary theory. Ma al di là di questi motivi hegeliani, vi è anche altro che ci permette di dire che il Capitale stesso è un'opera idealistica. But beyond these Hegelian motifs, there are other reasons that allow us to say that The Capital is an idealistic work. Tra questi motivi vi è quello per cui tutto il Capitale, al di là della sua forma, si presenta come teoria dell'identità soggetto-oggetto. Among these reasons, there is the most important one for which the entire Capital can be looked at as an idealistic work, and that one is the theory of identity between subject and object. Nel Capitale, cioè, Marx ci descrive il modo in cui l'umanità si perde nella propria oggettivazione, nel capitale come prodotto sociale che prende a essere concepito come entità autonoma che minaccia e regna sull'umanità. In The Capital, Marx teaches us how humanity runs the risk to get lost in its own objectification. And then be made prisoner by the capital that ends up reigning all over humanity. Sappiamo inoltre che tutto il primo libro del Capitale impiega le categorie hegeliane della scienza della logica applicate alla logica del capitale. So we know moreover that the entire first book of The Capital uses the Hegelian laws
of logic applied to the logic of capital. Come per Hegel, anche per Marx, la scienza è scienza della totalità dinamica e contraddittoria. As for Hegel, so for Marx, science is science of the dynamic and self-contradictory totality. Hegel, Marx in fondo non fa altro che applicare l'idealismo di Hegel alla totalità capitalistica come totalità contraddittoria e storica. Marx does nothing but apply Hegel's dialectic to the totality of capitalism as a totality which is dynamic and contradictory. Il fatto che Marx stesso avesse consapevolezza del proprio idealismo emerge da due importanti lettere. So the fact that Marx himself was conscious of his idealism emerges from two important letters. Sono due lettere del 58 e del 67, quindi scritte nella fase della maturità. These are two letters written in 58 and in 67, hence written during the period of his maturity. Sono due lettere, dunque, che riguardano il Marx che, a dire di Althusser, già avrebbe rotto con l'idealismo e con la filosofia. So these are two letters that have to do with that Marx who, according to Althusser, had already broken off from idealism. In queste due lettere, una a Lassalle e l'altra a Engels, Marx dice quanto segue. So in these two letters, one to Lassalle and the other one to Engels, Marx says the following. Marx dice che bisogna fare per il capitalismo una Wissenschaft im deutschen Sinn, una scienza in senso tedesco. So Marx says that as for capitalism, we must produce a science in the German acceptation of the term. E scienza in senso tedesco non vuol dire altro se non la philosophische Wissenschaft, la scienza tedesca nel senso idealistico di Hegel e di Fichte. And science in German acceptation means nothing else but a philosophical science, that is to say, idealistic philosophy according to Hegel and Fichte. È interessante che Marx dica questo nel 58, mentre sta scrivendo i Grundrisse, che effettivamente diventeranno la base del Capitale. It's interesting that Marx says this in 58 while he's writing the Grundrisse, which will in fact become the foundation for the Capital. L'altra lettera del 67 a Engels è altrettanto importante perché Marx dice quanto segue. The other letter to Engels of 1867 is just as much important because Marx says the following. Marx dice, in riferimento al Capitale che sta scrivendo e che anzi ha già completato nel suo primo libro, che si tratta di un trionfo della scienza tedesca. So Marx says, in reference to the Capital, which he has already written, that it is nothing but a triumph of German science. E la scienza tedesca è contrapposta a quella inglese, positivistica. La scienza tedesca è scienza filosofica, cioè a sapere assoluto della totalità in movimento. And German science is opposed to English science, which is positivistic, whereas German science is philosophical, idealistic approach, which takes as its object totality understood as a reality in motion. E sui concetti idealistici di totalità e contraddizione in Marx, Lukács ha insistito più di ogni altro. And on the idealistic concept of totality and contradiction and dynamism in Marx, Lukács has insisted several times. Da questi elementi e da molti altri che si potrebbero portare, si può riconoscere chiaramente l'idealismo di Marx. From these elements and from many others that one could bring to the fore,
it is possible to recognize Marx's idealism. Vi sono, va anche detto, due filosofi molto importanti e non marxisti che sono giunti, anche se da vie diverse, a teorizzare l'idealismo di Marx. There are, one can add, two very important philosophers who are not Marxists, who have come, even though through different paths, to conclude the same thing about Marx's idealism. Uno di questi è Martin Heidegger, che legge la tesi dell'essere di Marx come episodio della visione idealistica dell'essere come posto dal soggetto. One of these two is Martin Heidegger, who reads Marx's thesis as an episode of the idealistic path, according to which the object is posited by the subject. L'altro filosofo è l'italiano Giovanni Gentile, che sostiene già nel 1899 che Marx è un idealista nato. The other philosopher is the Italian Giovanni Gentile, who sustains already in 1899 that Marx is an idealist by birth. Sempre Gentile dice che quella di Marx è una metafisica della prassi che rimanda integralmente all'idealismo di Hegel e di Fichte. Gentile again states that Marx has created a metaphysics of praxis that is in reference, in its totality, to Hegel and Fichte's idealism.